Il 12 agosto 2026 l'Europa vedrà un'eclissi solare totale. L'ultima volta è stata nel 1999, 27 anni fa, e quindi è un'occasione unica, da non perdere. Questa eclissi attraverserà i cieli di Groenlandia, Islanda e Spagna. Ma non disperate, perché questa volta saremo fortunati anche noi italiani. Infatti l'eclissi si potrà vedere anche dal nostro paese, anche se non da tutte le parti e non allo stesso modo. E soprattutto, purtroppo, non totale. Ma adesso ci arriviamo, perché oggi sono qui proprio per spiegarti che cos'è un'eclissi solare totale, come funziona, perché sono così rare e soprattutto quando e come vedere quella del 12 agosto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Io sono Victor, il vostro ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Oggi torniamo a parlare di astronomia e prendiamo in mano il concetto delle eclissi, perché appunto a giorni ce ne sarà una interessante. Prima di farlo però un paio di annunci. Il 29 settembre sarò al Festival delle Idee di Venezia, al Museo del Novecento. Parleremo di Artemis, dell'esplorazione spaziale, della colonizzazione della Luna e di tantissimo altro. Vi lascio tutte le informazioni in descrizione per prenotare il vostro posto. Ci vediamo là. E il 25 ci vediamo anche all'evento BEX, il giorno prima quindi, a Rimini. Ci sarò anch'io, chiacchiereremo di spazio e di tantissime altre cose, è un evento molto figo, ve ne parlerò meglio più avanti. Ci si può prenotare gratuitamente, ti lascio anche per questo evento il link in descrizione. Ovviamente ragazzi, sapete già, per supportare il mio progetto di divulgazione e questo canale in maniera gratuita, potete semplicemente lasciare un like a questo video e soprattutto hype. Ormai lo sapete, dopo il like vi si aprirà una finestrella per lasciare hype e potete cliccare il bottone. Sono 2 click, ci vuole un secondo, ma per me è importantissimo. Ma ora andiamo all'interno del video. Che cos'è un'eclissi solare? Di base un'eclissi è un allineamento fra corpi celesti. La Luna, il Sole e la Terra, in questo caso, si posizionano per qualche minuto esattamente uno in fila all'altro. In questo caso con la Luna nel mezzo. Quindi la Luna passerà davanti al Sole, oscurandolo e proiettando la sua ombra sul nostro pianeta. Attenzione, abbiamo parlato di eclissi totale di Sole, quindi il Sole verrà oscurato completamente. E qui potremmo chiederci, ma come cavolo è possibile? Il Sole ha un diametro 400 volte più grande di quello della Luna. Come fa la Luna a coprirlo tutto? Ebbene, signore e signori, magia! La Luna e il Sole nel cielo hanno la stessa posizione apparente. Perché se è vero che il Sole ha un diametro di 400 volte maggiore rispetto a quello della Luna, è anche vero che è 400 volte più lontano dalla Terra rispetto alla Luna. E qui disastro. Nel corso del tempo gli scienziati si sono scervellati per capire come questo fosse possibile e se fosse il risultato di qualche dinamica interplanetaria, se la Terra, il Sole e la Luna fossero collegati in qualche strana maniera che ancora non avevamo compreso. C'è chi ci vede segnali del divino, chi usa questa cosa per prevedere il futuro o fare carte astrali. Addirittura c'è chi sostiene che questa sia la prova inequivocabile del fatto che viviamo su una Terra piatta e che in realtà il Sole e la Luna siano semplicemente degli ologrammi, delle lampadine appese nel cielo coperto dalla cupola della Terra piatta. Invece, no! Tenetevi forte, si tratta semplicemente di una coincidenza. Una fortunata coincidenza, potremmo dire, perché almeno ogni tanto ci regala questi fenomeni interessanti. Tra l'altro una coincidenza che non durerà per sempre, perché la Luna si allontana da noi circa 3,8 centimetri ogni anno, ma questa è un'altra storia. Se vi interessa sapere il perché, fatemelo sapere nei commenti, magari ci faremo un video dedicato. Ma torniamo a noi. Quando la Luna copre completamente il disco del Sole, si parla appunto di eclissi totale. Quando invece la Luna ne copre solo una parte, si parla di eclissi parziale. E fin qua ci siamo, direi. Tenete però a mente questa differenza. In generale, le eclissi solari sono fenomeni che capitano un paio di volte all'anno, ogni tanto parziali, ogni tanto totali. Queste ultime comunque sono ovviamente le più rare. Ma allora perché questi giorni se ne parla così tanto, come se fosse un evento incredibile? Per 2 ragioni. Intanto, come dicevamo, le eclissi totali sono più rare in generale. E secondo, in Europa siamo sfigati. Sì, perché le eclissi solari nel continente europeo si vedono pochissime volte. Ogni tanto passano anche anni
figurati poi quelle totali. Per capirci, in Italia l'ultima eclissi solare totale a cui abbiamo assistito è avvenuta nel 1961. Ma anche i miei genitori erano nati, pensa te. Ma perché in Europa abbiamo deciso di essere gli sfigati di turno? Colpa dei terrapiattisti e degli astrologi che non ci vogliono bene? No, la risposta sta nella geometria dell'ombra. Il cono d'ombra della Luna, quello che tocca la Terra, è ovviamente molto piccolo. Per capirci, il 12 agosto la fascia d'ombra sarà larga al massimo 290 km, che se dovete farli a piedi possono sembrare tanti, ma su un pianeta intero ovviamente sono pochissimi. E ovviamente questa striscetta d'ombra si muove super velocemente e considerando che il 90% della superficie terrestre è composta da oceani o zone di terraferma disabitate, la probabilità che passi su una di queste aree è, direi, molto alta. Morale, già le eclissi totali sono più rare del solito. La possibilità che una di queste passi proprio sopra la tua città è veramente minuscola. Dovresti avere molta fortuna. Le stime degli astronomi, per darci sempre un'idea, un numero, ci dicono che per un singolo punto qualsiasi sulla Terra un'eclissi totale di Sole capita in media una volta ogni qualche secolo. Ed è per questo che quella del 12 agosto è sicuramente un evento storico. Sarà la prima eclissi totale di Sole visibile dal continente europeo dal 1999. Avevo 2 anni. La mia unica preoccupazione era... non avevo preoccupazione a 2 anni, spero, non mi ricordo. E sappiamo esattamente dove, a che ora e come osservarla. Ma come facciamo a sapere tutto questo, a prevedere con questa precisione? È cominciato tutto 3000 anni fa circa. Questa sembra una di quegli inizi del tipo del bar che vuole attaccare pezza mostruosa con la storia della sua vita, ma giuro che è interessante. Dobbiamo bussare alla porta dei sacerdoti babilonesi. Gli esseri umani già all'epoca erano ossessionati dal cielo e annotavano ogni evento su tavolette d'argilla. Abbiamo dei trascritti che sono durati anche decenni su questo. E da quella mole enorme di osservazioni, con il tempo, si resero conto che le eclissi tendono a ripetersi in maniera abbastanza precisa. All'epoca non sapevano cosa fosse un'eclissi probabilmente, però erano alla ricerca di segnali divini probabilmente. Però poco importa. Si accorsero di uno schema, di una ricorrenza. Oggi lo chiamiamo ciclo di Saros, che fondamentalmente è un periodo che dura circa 18 anni e 11 giorni. Dopo questo periodo, i nostri amici del passato si accorsero che si ripresentava un'eclissi molto simile, quindi ciclicamente avveniva un'eclissi uguale. C'è anche una storia sul filosofo greco Talete di Mileto, che non è un personaggio della Zanzara, Talete da Mileto, avanti forza. Praticamente, secondo la leggenda, Talete avrebbe predetto un'eclissi nel 585 a.C., avvenuta secondo il racconto nel bel mezzo di una battaglia. Bella storia, ma gli storici della scienza non sono molto convinti. Probabilmente è più una leggenda che altro, anche perché all'epoca non esistevano strumenti per predire le eclissi con tale precisione. Oppure chi lo sa, magari è avvenuto davvero e questo qua ha avuto semplicemente culo. Ora andiamo avanti veloce e arriviamo alla fine del 600. Siamo sotto l'albero di mele con Isaac Newton, che dopo aver visto cadere una mela da questo albero scopre la legge di gravitazione universale. Tra l'altro, nel caso non lo sapeste, anche quella della caduta della mela in testa è una leggenda. Questo evento segna il nostro primo passo nella comprensione della gravità. Se bastasse farsi cadere delle cose in testa per avere dei colpi di genio, il mondo sarebbe così. Da quel momento, prevedere le eclissi è stato sempre più facile. Se conosci la posizione e la velocità dei corpi, puoi calcolarle anche a 1000 anni di distanza, grazie alle cosiddette effemeridi, che altro non sono che grandi tabelle con tutti gli elementi orbitali, la posizione e la velocità di tutti i principali corpi celesti del Sistema Solare, praticamente in ogni momento. Oggi, sul sito della NASA, puoi trovare mappe delle eclissi con secoli di anticipo e con una precisione elevatissima, al chilometro. Anche qui direte, il chilometro è una bella incertezza, ma se parliamo di movimenti di corpi celesti così grandi, è decisamente un'ottima precisione. E le eclissi non servono solo a essere belle e affascinanti, ma hanno anche avuto dei risvolti scientifici importanti. Per esempio, nel 1868, durante un'eclissi totale, alcuni astronomi analizzarono la luce delle protuberanze solari e trovarono una firma luminosa che non corrispondeva a nessun elemento conosciuto sulla Terra. Lo chiamarono elio, dal greco helios, che significa appunto sole. Sì, l'elio fu scoperto come elemento proprio in questo modo. E tra l'altro non è l'unico elemento scoperto grazie all'astronomia, ma anche questa è un'altra storia. Se li conoscete, scriveteli nei commenti che poi
vi do il voto. No ragazzi, scherzo, non è vero, qua non si danno voti. Altro esempio, nel 1915, quando Einstein formula la teoria della relatività generale. Da quel momento si scopre che la gravità può curvare la luce, e se questo è vero, la luce di una stella che passa vicino al Sole deve essere leggermente spostata nel cielo rispetto alla reale posizione. Ma osservare una stella che passa in prospettiva vicino al Sole è pressoché impossibile, visto che il Sole acceca le osservazioni. Quindi il momento migliore per farlo è durante un'eclissi. Nel 1919 l'astronomo Arthur Eddington fece esattamente questo esperimento, verificando le teorie einsteiniane. Le eclissi confermano la relatività, in sostanza. E poi c'è l'effetto sulla natura e sul mondo che ci circonda. Quando avviene un'eclissi, la temperatura cala di diversi gradi in pochi minuti e gli animali iniziano a comportarsi come se fosse notte. Gli uccellini non cantano più e via dicendo. Una scena un po' anche da apocalisse fantascientifica, potremmo dire. Non a caso non ci stupisce che in passato le eclissi erano considerate dei presagi di sventura. Ma quindi, al netto di tutte queste belle storie, come facciamo a osservare queste eclissi? Dove si vedrà? Da che ora? E come? Allora, innanzitutto sottolineiamo ancora che in Italia l'eclissi sarà parziale, ma la percentuale di copertura del Sole cambierà molto dal nord al sud. Se siete al nord, siete più fortunati. In Liguria l'eclissi arriverà fino al 95% di copertura e in gran parte del settentrione supererà il 90%. Vabbè dai, ho capito, la contiamo totale. A Milano il picco sarà del 92, a Trento del 91. Comunque, se vuoi sapere la tua città esattamente a che picco arriverà, puoi andare su questo sito, Time and Date, e te lo dice precisamente. Poi, più scendiamo, più cala la copertura. A Cagliari siamo intorno al 67%, a Napoli sul 46%. In sostanza, più siete a nord e a ovest, e meglio è. Quando succederà tutto questo? In Italia il fenomeno inizierà più o meno a partire dalle 19:30 e raggiunge il massimo fra le 20 e le 20:20 circa. E 20. Si concluderà poi tra il tramonto e le 21:15. A seconda di dove vi trovate, appunto. Mi raccomando, essendo a fine giornata il sole sarà già basso sull'orizzonte, quindi mi raccomando, scegliete un punto con l'orizzonte verso ovest libero, altrimenti vedrete poco. Ma Victor, se io volessi vederla totale al 100% e non mi bastasse il 90%? Beh, dovrei raggiungere almeno la Spagna settentrionale, oppure l'Islanda, che è uguale, scegli tu. Ovviamente ragazzi, piccola nota seria. Guardare un'eclissi a occhio nudo è pericolosissimo e potrebbe causarvi delle gravi lesioni alla retina. Pensate che su TikTok c'è gente che sostiene che guardare il sole a occhio nudo faccia bene, follia, e che i poteri forti ce lo stiano nascondendo per qualche, non ben determinato motivo. Ma quando è che tutto è diventato un complotto? Io, non lo so. C'è un complotto per ogni cosa. E poi finite come questa ragazza che nel 2024 è stata ricoverata negli Stati Uniti con una grave retinopatia, dopo aver praticato sun gazing, così si chiama quella pratica malata, a causa della disinformazione sui social. Il risultato è che ha avuto lesioni permanenti a un occhio e alla visione centrale nitida. Quindi mi raccomando, proteggetevi, e l'unico modo per farlo è usare degli occhiali da eclissi certificati secondo gli standard internazionali. Quando li comprate cercate questa dicitura ISO 12312-2, che è la certificazione richiesta dalla NASA e ormai riconosciuta dalle società astronomiche. E mi raccomando, venditori affidabili, perché su Amazon sono buoni tutti a scrivere la dicitura ISO e poi non averla. Vabbè dai, oggi sono buono e un consiglio te lo do io. Comprati questi, te li faccio vedere a schermo, non ce li ho qua con me perché in questo momento non sono a casa, ma li ho già presi anche io, sono i migliori, ti lascio il link in descrizione, 10 euro più o meno, passa la paura. Meglio 10 euro che la retina scassata, direi. Poi comunque sono fighi, dai. Ah, mi raccomando, una cosa importante. L'unico modo per guardare un'eclissi in sicurezza sono gli occhiali certificati. No, non ci si può mettere attraverso il vetro. No, non si può guardare attraverso una radiografia. No, questo, no, quello. Non esistono metodi alternativi. Questi metodi non proteggono. Quindi, mi raccomando, mettetevi questi benedetti occhiali. E niente amici, per oggi è tutto. Dopo questo video sapete tutto sulle eclissi, come vederle, come non vederle, come predirle e come funzionano. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione, buono spettacolo, non lo so. Ovviamente se il video vi è piaciuto vi ricordo ancora una volta che il modo per farmelo capire è lasciare un bel like.
e ovviamente farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. E se vi piacciono questi argomenti, lo spazio, la scienza e l'astronomia, vi ricordo ancora una volta il mio nuovo libro, Come vivremo nello spazio, che potete trovare, ormai lo sapete, in tutte le librerie e negli store online. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Detto questo, io vi saluto, qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!